Ragazzi, ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Simone di simonepols.com e oggi parliamo dei palazzi della memoria. Inizieremo parlando di quella che è la storia dei palazzi della memoria, dando una definizione di palazzi della memoria, quindi che cos'è un palazzo della memoria, per poi andare a capire perché funzionano i palazzi della memoria, cioè perché davvero sono uno strumento potente per ricordare le cose. Vedremo i diversi tipi di palazzo della memoria e poi ci sarà un esempio pratico di utilizzo dei palazzi della memoria. Ragazzi, comincia con il video di oggi. La leggenda narra che nell'antica Grecia il poeta Simonide o Simonide, non sono sicuro di dove vada l'accento. Simonide, però sicuramente è un antenato di Simone, quindi anche lui era un Simone, potremmo chiamarlo Simone quasi, no? Sì. Questo poeta greco, chiamiamolo così, doveva recitare un poema durante un banchetto in un tempio e durante la pausa Simonide, o chiamiamolo Simone, Simone uscì dal tempio per riposarsi e per disgrazia il tempio crollò uccidendo tutte le persone, tutti i partecipanti a questo banchetto. Allora lui fu richiamato a cercare di riconoscere i cadaveri, riconoscere le persone morte e riuscì a farlo perché concentrandosi molto fu in grado di ricordarsi esattamente chi era seduto dove, perché ovviamente sotto le macerie i corpi erano quasi irriconoscibili, no? E da lì, di nuovo, la leggenda narra, è nata la tecnica dei palazzi della memoria, detta anche tecnica dei loci, che in latino significa luoghi. Questa storia, questa leggenda, diciamo, è stata infatti raccontata, tramandata da Cicerone. Addirittura si racconta che l'Odissea e altri grandi poemi epici dell'antichità siano stati tramandati utilizzando la tecnica dei palazzi della memoria e solo in un secondo momento siano stati scritti. Quindi questa tecnica era una tecnica molto potente, molto utilizzata nell'antica Grecia per tramandare le cose. Immaginatevi, ragazzi, memorizzare un poema come l'Odissea, lunghissimo, attraverso questa tecnica. Quindi era davvero potente e ad oggi tuttora veramente potente. Veniamo però alla definizione della tecnica dei loci o della tecnica del palazzo della memoria. La tecnica consiste nel memorizzare una serie di informazioni e ogni informazione è in qualche modo legata ad un luogo, ok? Quindi ecco perché si chiama tecnica dei loci, quindi dei luoghi, dal latino, no? Quindi immaginate che io devo memorizzare 10 informazioni, allora mi serviranno 10 luoghi specifici e io vado a connettere ad ogni luogo un'informazione, che può essere una parola, ad esempio. Ok? Quindi questa è spiegata in maniera molto semplice la tecnica dei loci. Con l'esempio alla fine sarà tutto chiaro e capirai meglio come funziona questa tecnica. Fondamentale è ovviamente ripercorrere mentalmente questo spazio, questi luoghi, senza mai ritornare con la mente in un luogo più volte. Ok? Se qualcuno ha visto il film Sherlock Holmes, probabilmente diciamo, è venuto a conoscenza della tecnica dei palazzi della memoria tramite il film, perché c'è una scena famosa in cui lui dice «Ah, devo andare nel mio palazzo della memoria», no? E lui si concentra, entra nel palazzo e va a ricercare le informazioni, dove lui, diciamo, ha
salvato queste informazioni dove le ha immagazzinate. Perché però funziona questa tecnica? Dovete pensare che da un punto di vista evoluzionistico, quindi relativo all'evoluzione dell'uomo, all'evoluzione di noi esseri umani, ricordare i luoghi era fondamentale, no? Ne abbiamo già parlato durante il video in cui parlo del sonno. Ti lascio il link se sei curioso. Parlavamo dell'Homo sapiens sapiens, l'Homo sapiens simonensis, no? E abbiamo detto che era importante dormire per andare a rielaborare le informazioni e ricordare le cose. Benissimo. Quindi è per questo che il nostro cervello tende a ricordare con facilità, o meglio, è più facile per il nostro cervello ricordare i luoghi che non altre cose, che non un altro genere di informazioni. Perché immaginatevi quando io, non lo so, miliardi no, però tantissimi anni fa, quando l'uomo raccoglitore, cacciatore doveva andare a trovare qualcosa, era fondamentale ricordarsi dove erano ubicate queste cose. Quindi il cervello si è sviluppato a livello di sopravvivenza in modo tale che sia più facile ricordare i luoghi. Immaginate, ad esempio, provate a ricordare la vostra casa, la casa in cui siete cresciuti da bambini, la casa o l'appartamento, no? Io, se chiudo gli occhi e ci penso un attimo, riesco ancora a ricordare esattamente l'ingresso, c'era la cucina sulla destra, c'era il soggiorno e poi c'era un lungo corridoio che portava alla camera da letto, il bagno da una parte, no? Ce l'ho ancora in mente ed ero un bambino, è la casa in cui ho vissuto, l'appartamento in cui ho vissuto fino a 6 anni di vita, perché poi abbiamo traslocato, no? E mi ricordo benissimo ovviamente anche la seconda casa e tutte le stanze esattamente come erano ubicate, no? Questo è una dimostrazione di quanto il nostro cervello sia in grado di immagazzinare questo tipo di informazioni. Recentemente c'è stata anche una ricerca dell'MIT, ti lascio nella descrizione del video il link se vuoi approfondire un po' la cosa, ma in sostanza ci sono dei meccanismi legati al rilascio di dopamina nel momento in cui noi andiamo in un posto nuovo e quindi diciamo a livello chimico, a livello di neurotrasmettitori, il nostro cervello ricorda le cose e diciamo le salva nella nostra memoria. Bene, veniamo adesso ai tipi di palazzo della memoria. Ci sono diversi tipi di palazzo della memoria, ok? Ad esempio, un esempio di palazzo è la casa da bambino. Può essere un esempio splendido, facile da ricordare di palazzo della memoria che potete utilizzare per immagazzinare e ricordare informazioni a lungo termine. Potete anche creare però un palazzo della memoria e io davvero vi consiglio di prendere carta e penna e di scrivere su un foglio di carta, di fare una mappa, una cartina, come se fosse quella dell'appartamento in cui vivete e di andare a scrivere, ok, ingresso, cucina, bagno. Ovviamente se devo creare queste cose nella mia memoria, nella mia testa, devono essere molto molto dettagliate perché sia efficiente, quindi non scriverò solo cucina, ma immaginerò esattamente, ok, dove sta il fornello, dove sta il frigorifero, dove sta il forno, dove sta il tavolo. Andrò a disegnare, a creare il mio palazzo della memoria in maniera molto molto dettagliata. Un'altra cosa che si può fare, ad esempio, è usare edifici, appartamenti, case in cui avete vissuto in passato. Perché io ad esempio ho la casa in cui sono cresciuto da bambino, la casa in cui ho vissuto fino a 20 anni, la casa in cui ho vissuto in Germania, il mio primo appartamento in Austria, il secondo appartamento in Austria, il mio appartamento che avevo quando vivevo a Verona, no? Potrei usare una quantità infinita di palazzi, no, nel mio caso sono appartamenti della memoria, per immagazzinare informazioni e non devo spendere assolutamente energia e tempo nel creare nuovi palazzi perché avendo nel mio caso vissuto in diverse città, diversi posti, ho già dei
palazzi della memoria preesistenti, ok? Quindi il primo step è creare un palazzo della memoria e di solito anche dedicare uno specifico palazzo a una specifica area di apprendimento, ok? Se sei, non lo so, uno studente di legge, allora avrai un palazzo della memoria dove vai a memorizzare tutti i termini relativi ai tuoi studi di legge. Se stai studiando il russo, allora avrai un altro palazzo della memoria dove andrai a immagazzinare i vocaboli della lingua russa e lo utilizzerai solo per quello. Quindi non mischiare i palazzi. È importante quando mentalmente cammini lungo il palazzo, non devi tornare indietro, non devi non devi incrociare 2 volte la stessa stanza. Quindi se entri, vai in maniera lineare e finisci il palazzo senza incrociare, perché sennò diventa difficile ricordare l'ordine e la sequenza. Ovviamente può essere un palazzo anche in senso lato, nel senso che potresti andare in giro nella tua mente per il tuo quartiere, il quartiere in cui sei cresciuto, il quartiere in cui abiti, e sai che da una parte c'è, non lo so, il supermercato, poi c'è l'edicola, poi c'è l'incrocio, il semaforo, il parco. Anche questo può funzionare. In generale io personalmente consiglio degli edifici, degli appartamenti, perché sono più semplici da ricordare. Se man mano che vai avanti acquisisci più esperienza, potrai anche usare ambienti all'aperto. Per cominciare ti consiglio veramente l'appartamento in cui vivi, la casa in cui vivi o quella in cui sei cresciuto, che conosci meglio. Ok, più avanti potrai usare anche, non lo so, quella del tuo migliore amico, magari abbastanza bene, che conosci. Bene, detto questo, mi piacerebbe fare un esempio di palazzo della memoria e di come io uso personalmente i palazzi della memoria, ok? Su questo canale io parlo tendenzialmente di apprendimento linguistico, ma anche di apprendimento più in generale. Per imparare le lingue io personalmente non utilizzo i palazzi della memoria, perché utilizzo altre tecniche, magari ne parleremo in qualche altro video in futuro. Anzi, se vi interessa sapere qualche altra tecnica di memorizzazione, scrivetemi nei commenti e io, se vedo che c'è interesse, farò un video a riguardo. Io utilizzo la tecnica dei palazzi della memoria per allenare la memoria, per tenere la memoria allenata, perché la memoria è un muscolo, quindi se la usiamo costantemente è più allenata, quindi poi è più facile ricordare le cose. Quindi possiamo dire che la uso da un punto di vista indiretto per imparare le lingue, no? A me interessa tenere la memoria allenata per imparare le lingue e ricordare i vocaboli in modo più efficace, in modo più efficiente. Non uso la tecnica dei palazzi della memoria con le lingue, ma ogni volta che vado a fare la spesa io memorizzo la lista della spesa, quindi 1 o 2 volte a settimana, dipende. Vado a fare la spesa e mi capita di memorizzare, non lo so, 10, 15, 20, 30 oggetti. In questo modo, è incredibile quanto poco tempo si spreca, diciamo, si spende a fare la spesa, perché sai esattamente cosa prendere e dove andarlo a prendere e non devi continuamente guardare la lista e dire questo ce l'ho, questo non ce l'ho, questo qua, dov'è, devo andare di qua, di là. Vai come una scheggia perché hai già tutto in testa, sai esattamente dove e cosa prendere e stai allenando la memoria, che poi mi serve ovviamente su base quotidiana per studiare, nel mio caso al momento il russo, però le altre lingue in generale. Ora ho preso la lista della spesa, la acchiappo, questa è un esempio, ok, è scritto, guarda, è scritto su su un sacchetto di carta, perché la lista è scritta in tedesco. L'ha scritta la mia ragazza e questo è quello che io oggi andrò a comprare. Ora, per fare un esempio, non stiamo a memorizzare tutti, saranno quasi 30 oggetti, ne prendo 3 o 4 e ti racconto come io memorizzo la lista della spesa, ok? Dai, che lo vediamo. Simone, ma questa lista è super lunga, cioè se fai vedere sta roba nel video, cioè ci metti tanto, stai scherzando? Sì, ma non la facciamo tutta, dai, facciamo un pezzo, sono 30, facciamo un pochino, insomma, un minuto. Eccoci ragazzi, allora, io leggo un attimo la lista, cosa vedo? Vedo
caffè, aceto, cipolle, semi di girasole e mandorle e poi yogurt, ok? Allora, una cosa che faccio, che adesso non sto a fare per essere un po' più rapidi, di solito è immaginare dove sono i dipartimenti del supermercato e ottimizzare questa lista in modo che nel mio palazzo della memoria i primi oggetti siano quelli che ci sono all'inizio del supermercato. Così io entro nel supermercato e intanto penso al mio palazzo della memoria e ad esempio se entro la prima cosa sono le verdure, prendo le verdure per prime, poi magari c'è il dipartimento, non lo so, dove c'è le cose per la colazione, allora le metto magari nella seconda stanza del palazzo della memoria. Così, diciamo, ha una sequenza logica e velocizza ancora di più la spesa. Ora, per fare un esempio, però lasciamo perdere questa ottimizzazione. Abbiamo detto caffè, aceto, cipolle, semi di girasole, mandorle e yogurt. Io per la spesa utilizzo l'appartamento in cui viviamo al momento per memorizzare la spesa e ogni volta ci riscrivo sopra, cioè utilizzo continuamente lo stesso palazzo della memoria, perché non mi interessa ovviamente ricordare la spesa all'infinito, è una roba che posso dimenticare, no? Quindi per il caffè, ad esempio, il trucco è immaginare qualcosa che sia un po' stupido, qualcosa che sia strano, assurdo e che si muova o che faccia paura, che generi delle sensazioni forti, perché questo aiuta a ricordare. Quindi per il caffè, ad esempio, io immagino una moka gigantesca davanti all'ingresso di casa. Quindi io la sto vedendo, ecco, c'è la moka gigantesca. La moka ha una faccia, gli occhi e io sto tornando a casa e vedo la moka gigante che mi guarda male, ok? Quindi già mi spavento un pochino perché c'è questa moka gigantesca e io so, la moka è il caffè. Perché non uso il caffè? Non uso il caffè perché, non lo so, l'idea della moka gigante è più semplice da ricordare. Per me è molto personale ovviamente, no? Quindi dipende dalle persone. Magari per te è più facile da ricordare il pacchetto di caffè che, non lo so, ti sorride o ti guarda storto. Va bene uguale, no? Aceto. Allora, io mi immagino che dalla fessura della porta d'ingresso ci sia un sacco di aceto che fuoriesce. Quindi io mi avvicino alla moka e con i piedi cammino nell'aceto ed è uno schifo perché c'è l'aceto dappertutto, no? Andiamo avanti. Apro la porta, adesso devo ricordarmi cipolla e semi di girasole, ok? Questo è semplice perché mi immagino che improvvisamente il pavimento del corridoio è tappezzato di girasoli che crescono dappertutto, no? Alcuni sono piccoli piccoli, c'è solo il seme e altri crescono, quindi ci sono girasoli dappertutto. Quindi io dopo aver camminato nell'aceto mi ritrovo in mezzo a questo campo di girasoli e all'improvviso c'è una cipolla, un cipollone gigantesco. La prossima cosa è mandorle, che mi guarda strano sgranocchiando mandorle da un sacchetto, ok? Quindi mi guarda strano e sgranocchia mandorle. Io lo schivo il cipollone e entro nell'altra stanza che il corridoio porta al bagno, sulla destra c'è il bagno e mi immagino di nuovo che dalla fessura del bagno fuoriesca un sacco di yogurt. Quindi mi ritrovo di nuovo a camminare nello yogurt, ok? Quindi, e potremmo andare avanti così, però per fare un esempio, quello che io utilizzo personalmente è sempre l'idea della porta, quindi per ogni stanza c'è un qualche liquido, un qualcosa che fuoriesce, è uno. Poi il pavimento di come è fatta la stanza e in ogni stanza c'è un personaggio che di solito è un oggetto che io devo comprare al supermercato che fa un'azione.
Quindi in questo caso la cipolla stava mangiando le mandorle, no? Se adesso chiudo gli occhi, in un attimo è facilissimo ricordare che fuori dall'appartamento c'era la moka che mi guardava male, c'era l'aceto che usciva dalla fessura della porta, appena apro la porta ci sono i girasoli, quindi devo comprare i semi di girasole, c'è la cipolla che si mangia le mandorle e dalla fessura della porta del bagno fuoriesce lo yogurt, ok? Potrei ovviamente immaginare un altro oggetto nella vasca da bagno che fa un'altra azione, un altro oggetto davanti allo specchio del bagno che fa ancora un'altra azione e continua ad aggiungere elementi, quindi è davvero semplice, è davvero incredibile perché spesso mi ricordo queste cose dopo magari 2 o 3 giorni che ho fatto la spesa, mi basta semplicemente ricordare, avere un trigger, quindi ricordare il primo elemento della lista per riuscire ad andare attraverso a tutto il palazzo della memoria e ricordare la lista intera. Funziona anche al contrario, perché se mi ricordo l'ultimo elemento della lista posso facilmente tornare indietro. Nel nostro caso c'era lo yogurt, poi c'erano le mandorle che venivano mangiate dal cipollone, c'erano i semi di girasole, c'era l'aceto sotto la porta e c'era il caffè che dovevo comprare, la moka, no? Quindi vedete com'è semplice veramente andare da una parte all'altra. Bene, diciamo che per il video di oggi questo è quanto. Io quello che vi consiglio di fare, ragazzi, provate davvero al volo, magari scrivete nei commenti, provate a memorizzare, non lo so, 5 oggetti. Se vi sentite più coraggiosi potete provare con 10 oggetti, creando un palazzo della memoria. E scrivetemi davvero nei commenti come avete creato il palazzo e se funziona per voi o se non funziona, se avete qualche consiglio anche, scrivetemi nei commenti, io sono super contento di rispondere, di aiutarvi. Consiglio anche tantissimo il libro Moonwalking with Einstein, perché diciamo si pronuncia alla tedesca e non all'italiana, che parla di memoria, è stato scritto da un campione della memoria, un ragazzo americano, campione degli Stati Uniti, se non sbaglio, della memoria, di cui mi sfugge il nome al momento. Dategli un occhio perché spiega bene, se volete approfondire un po' i temi dei palazzi della memoria. Se vi è piaciuto il video, ragazzi, come al solito, io vi chiedo di ricondividerlo, mandatelo a un amico e fategli imparare qualcosa dei palazzi della memoria e di come memorizzare le cose. È una tecnica, secondo me, bellissima, formidabile, funziona davvero, io la uso spesso, oramai è un anno che ho iniziato a utilizzarla. Vi ringrazio ancora tantissimo, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo. Ciao ragazzi, ciao a tutti.